Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vi presento finalmente il nuovo adattatore della Zeiss. Come sapete Zeiss possedeva soltanto per la propria serie Gavia e Arpia un adattatore per le mirrorless. Finalmente sto toccando con mano un adattatore che definirei tra i migliori presenti sul mercato. Quindi oggetto di questo breve test pratico sul campo sarà proprio l'utilizzo tramite lo Zeiss Arpia. Vi mostro i due telescopi che oggi utilizzeremo: Zeiss Arpia 95 top di gamma Zeiss e lo Zeiss Apia 65. Del 65 per ovvi motivi non vi mostrerò la qualità ottica, perché sto per presentarvi una video recensione che dovrebbe uscire successivamente a questo video. Come vedete l'adattatore è completamente metallico, è dotato di un sistema manopola unica che consente la traslazione verticale, orizzontale e in diagonale. Inoltre è un sistema che posso definire aperto, questo perché, vediamo di spostarmi per le ombre, questo perché vi consente di avere libere anche non solo le porte, i pulsanti volume, ma anche ad esempio il pulsante di ricarico USB del vostro smartphone. Si adatta a tutti gli smartphone presenti sul mercato, ha un sistema di fissaggio molto semplice, vedete, con due binari e la filettatura tramite serraggio a manopola, e la caratteristica principale è che sono stati specificatamente progettati per ora quantomeno due adattatori, che sono quelli che ho ricevuto da Zeiss, da Bignami, uno per lo Zeiss Arpia 95 e il secondo per lo Zeiss Apia 65. La caratteristica principale di questi adattatori è quella di avere un sistema di serraggio molto semplice con bloccaggio tramite manopola, e adesso vi svelo immediatamente una delle sue caratteristiche. È un sistema magnetico, guardate, oltretutto in presenza di tappi. Guardate, caratteristica presente su alcuni adattatori aftermarket, quindi non originali. Questo è stato specificatamente progettato per funzionare con i telescopi Zeiss. All'epoca in cui ricevetti il PDF di presentazione, quindi quando era ancora un progetto diciamo così top secret, il prezzo doveva girarsi sui 200 euro per il supporto e di 45-50 euro per gli adattatori. Io adesso vi metterò qui sotto in descrizione i prezzi ufficiali, anche se non so se ad esempio Bignami, distributore italiano che me li ha forniti, li ha già inseriti all'interno del carrello e-commerce del suo shop online. Io direi di far partire la sigla, ci vediamo subito dopo, perché oggetto di questa recensione sarà proprio una prova pratica sul campo. Quindi ho chiamato il mio amico fotografo naturalista Roberto Graviano, andremo presso lo spot di Germignaga e faremo qualche ripresa con un iPhone per verificare la qualità meccanica e insomma darvi le mie impressioni pratiche sul campo. Quindi facciamo partire un po' in ritardo la breve sigla e ci vediamo subito dopo sulle rive del Lago Maggiore. Ciao ragazzi! Ragazzi, eccoci qua al lago, Roberto sta esplorando in zona, stavamo cercando dei piovanelli ma pare che oggi si siano spostati da un'altra parte. Comunque adesso vi faccio vedere qualche ripresa, ci sono degli smerghi qui in fondo, stiamo in circa 60-70 metri e vediamo un attimo di verificare sul campo le prestazioni del nuovo adattatore della Zeiss. Come vedete e vi ho già mostrato precedentemente, questo è l'anello adattatore, è specifico per l'oculare Zeiss, però secondo me potrebbe funzionare anche con altri sistemi, resta proprio il caso insomma da provarlo poi nel corso delle settimane a venire. Allora, il montaggio è facilissimo, bisogna semplicemente spostare i due binari e andare a verificare
che l'obiettivo, in questo caso è un iPhone XR e quindi è un unico obiettivo, sia in asse con il sistema. Poi attraverso la manopola potete andare a regolarlo facendo insomma coincidere il centro dell'asse ottico dell'obiettivo all'incirca col centro dell'adattatore. Poi semplicemente, ringrazio Roberto che mi sta assistendo, è sufficiente attraverso il sistema magnetico agganciarlo. Roberto intanto sta guardando con lo Zeiss APA65. Allora, vedete che l'aggancio è decisamente utile e comodo, il sistema magnetico funziona molto bene, purtroppo c'è troppa luce e non riesco a farvi vedere l'inquadratura. Il sistema di sgancio del nuovo adattatore Zeiss è perfetto, rimane tra le altre cose in asse dopo vari agganci e sganci. Quindi ripetiamo le caratteristiche: sistema unico di manopola per regolazione su asse verticale, orizzontale e diagonale, sistema di bloccaggio del telefono con doppio binario e binario centrale, fissaggio con manopola. Rimane aperto come sistema, quindi potete, volendo alla bisogna, ricaricare il telefono all'uopo e immediatamente. Il centraggio funziona bene e devo dirvi anche il sistema magnetico è perfetto. Adesso farò anche delle prove con il nuovo Zeiss APA65, ovviamente non vi farò vedere le riprese perché saranno oggetto di una prossima video recensione. Ripresa con l'iPhone, così vedete in diretta, aggancio perfetto, zero vignettature, è veramente bello. Guardate gli smerghi, sono le 11:10 di mattina, quindi c'è già un po' di turbolenza focale. Adesso provo a sganciarlo, ripresa Anatidi, clac, avete sentito penso, aggancio immediato, è una soluzione molto comoda. Adesso ragazzi mi sposto un attimo perché avifauna stamattina purtroppo non ce n'è tanta e quindi vi faccio vedere una ripresa del castello di Cannero sulla sponda piemontese e poi magari guardiamo anche un poco la cittadina lì vicina. Poi vi darò le mie prime impressioni sull'adattatore e poi ci sarà modo di riprovarlo con la recensione, all'interno della recensione dello Zeiss APA65. Ragazzi, io giungo a conclusione di questa breve video recensione. Direi di citare insieme i pregi e i difetti. Allora, per quanto riguarda i pregi, vi posso dire che la costruzione meccanica è ottimale, il sistema con manopola per regolazione su 3 assi è perfetto. Ho notato anche che stringendolo bene non c'è bisogno di continuare a regolare la posizione per tenere in asse il centro ottico. È completamente metallico.
sistema magnetico, ve lo mostro un'altra volta, decisamente funzionale. Mi è piaciuto particolarmente il sistema di bloccaggio del telefono e soprattutto la possibilità di avere il telefono libero per i pulsanti dedicati, in questo caso eventualmente volume o altro, e poi per l'eventuale ricarica del telefono durante l'utilizzo pratico sul campo. In conclusione, direi che attualmente le mie impressioni, diciamo così, iniziali sono molto positive. Vi ricordo il prezzo che vi mostro qua sotto. Il prodotto dovrebbe essere disponibile, se non lo è già, presso Bignami, che vi ricordo è il distributore ufficiale dei prodotti Zeiss. Io vi confermo che attualmente è uno tra i migliori, se non il migliore adattatore per DC Scoping che io abbia utilizzato per le caratteristiche poc'anzi esposte. Ci sarà modo di recensirlo nuovamente sul campo tramite la prova dello Zeiss AP65 e poi con il mio amico Roberto Glaviano, che vi ricordo è fotografo naturalista, amico di lunga data, stiamo organizzando un reportage per andare a vedere un'aquila, vedremo se ce la faremo e quindi nel contempo porteremo o uno o tutti e due gli spotting scope Zeiss. Quindi io vi saluto, vi aspetto come sempre sul mio canale YouTube, ci vediamo anche su binomania.it, su tutti i social dedicati. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e dal nuovo adattatore per Digiscoping di casa Zeiss.